Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayobi Crochet e oggi faremo la recensione della Lana Stella di Filati 3 Sfere, un prodotto che sicuramente avrete già visto su questo canale perché ci ho realizzato una sciarpa che poi andremo a vedere un po' nel dettaglio per capire come si comporta il filo nella lavorazione. Come sapete io amo recensire i prodotti che utilizzo proprio per dar modo a chi guarda di rendersi conto se è un prodotto che può fare o meno al caso suo, andando a sviscerarne le caratteristiche e magari mostrandolo in video piuttosto che in foto, secondo me si possono ottenere molte più informazioni. Detto questo, iniziamo dalla cartina, vediamo un po' se riusciamo, eccoci qua, abbiamo un 100% acrilico, 100 grammi sviluppano 65 metri, c'è anche scritto peso garantito e voglio leggere anche il ferri e uncinetti consigliati 9 e 10. In questo caso posso dire che concordo, anche se poi ho utilizzato anche altri uncinetti per realizzare il mio progetto, ma non solo, perché nel canale sta arrivando anche un'altra cosetta. Quindi ragazze, tenetevi pronte. La lana stella, questa è la variante tortora, per chi se lo stesse chiedendo. Vediamo se c'è il bagno, eccolo qua. Colore 010 per chi volesse proprio avere lo stesso identico colore che vede. Ricordo anche il fatto che l'immagine che state vedendo in questo momento è esattamente quella che vedo io, quindi non ci sono varianti di colorazione o schermi di camera, qualsivoglia trucchetto video. Detto questo, vediamo un po' come si presenta il nostro filato. Ci sono delle, vedete, dei micro capi avvolti su se stessi che creano questo filo molto morbido, anche al tatto è molto morbido, dà una sensazione, posso dire, essendo anche un 100% acrilico, anzi nonostante sia un 100% acrilico, dà la sensazione di lavorare un prodotto premium, il tatto, perché sembra una lana poco trattata, un po' biologica, dà questa sensazione al tatto, quindi è morbido, ma al tatto fa attrito. Quando andiamo a lavorare fa attrito, non so se si sente, non credo, però fa un pochino di attrito e infatti io questo tipo di filati preferisco lavorarli con gli uncinetti in legno o in bambù, però nulla ci vieta di utilizzare gli uncinetti che preferiamo ragazzi, assolutamente, anche in plastica in realtà, perché ho utilizzato anche un uncinetto piuttosto grande in plastica e mi sono trovata bene, devo dire la verità, quindi dipende un po' anche dalla sensazione che voi avete toccando questo filato. A me è piaciuto molto e mi è piaciuto tanto combinare questo filo con questo punto così particolare che sembra il waffle, ma in realtà non lo è, molto semplice da realizzare. Vi rimando tra l'altro anche al video del tutorial di questa sciarpa a due code e vedete come si presenta il filato su pannello, chiamiamolo così. Voglio entrare nel dettaglio e farvi vedere il gruppo di maglie alte, eccolo qui. Maglie alte, ecco come si presentano, un filato bello pieno, bello corposo, che secondo me è perfetto per realizzare capispalla, ma anche accessori, quindi sciarpe, cappelli, manicotti, scaldacolli e tutto quello che vi può venire in mente, a mio parere è perfetto realizzato con questa lana. Vorrei anche aggiungere una cosa, nonostante io abbia parlato di attrito nella lavorazione, una volta realizzato il capo e apposto a contatto con la pelle, non punge assolutamente. Ovviamente il fatto che punga o meno, sapete ragazzi, è soggettivo, quindi io non posso dire che a nessuna di voi pungerà a contatto con la pelle, ma io sono piuttosto sensibile e posso dirvi che non ho riscontrato particolari difficoltà nell'indosso. Spero con questa piccola recensione di avervi aperto un mondo, di avervi dato delle informazioni in più per poter stabilire se questo è un filato che può fare per voi o meno e vi do appuntamento alla prossima recensione.